Bentornato nella mia cucina in accademia. L'antica, la torta più vecchia che ho nel mio repertoire perché l'ho fatta 30 anni fa quando ho aperto l'antica arte del dolce, di una semplicità spaventosa. Pasta frolla integrale, una crema di lamponi e una ganache al cioccolato fondente e poi la decoriamo con tanti lamponi sopra. È veramente così buono che rimanerete con la bocca aperta. Questa torta nasce, come dice già il nome, molto vecchio perché si chiama l'antica. È nato quando io 30 anni fa ho aperto l'antica arte del dolce, poi dopo ovviamente abbiamo cambiato il nome perché tutti dicevano andiamo da Knam. Questa torta antica mi piace tantissimo perché è molto semplice. Ha una pasta frolla integrale, poi ha una confettura, una crema lamponi, una ganache al cioccolato fondente e poi viene decorato con lamponi. Ma iniziamo con la pasta frolla integrale. Burro, zucchero semolato, sale, uovo, farina integrale, farina 00 e lievito in polvere. Se voi controllate le ricette nel ricettario di Accademia, vedrete che è praticamente tutto uguale come quello bianca o quella fondente, l'unica cosa che cambia sono i polveri, perché la ricetta base ha sempre 300 g di farina, quella al cioccolato ha 270 g di farina 00 più 30 g di cacao, che sono 10% delle farine, invece integrale 50-50, per cui 150 integrale e 150 00. Da qui nasce anche la pasta frolla alle mandorle. Facciamo 200 g di farina 00, 100 g di farina di mandorle, oppure di pistacchio, oppure di cocco, oppure di nocciole. E così con una base possiamo fare tante altre ricette. Ma iniziamo a impastare. Prendiamo il burro, mettiamo sopra lo zucchero, il sale, apriamo la nostra vaniglia Tahiti, prendiamo solo la polpa interna, voilà. Questi manteniamo per altre preparazioni e cominciamo a massacciare il burro con lo zucchero, il sale e vaniglia. Sempre una mano pulita perché dobbiamo prendere gli altri prodotti e a me piace impastare in una ciotola così non sporchiamo il tavolo. Quando lo zucchero è stato assorbito dal burro, facciamo un piccolo buco, mettiamo l'uovo e andiamo a impastare di nuovo. Anche qui impastiamo finché l'uovo è stato assorbito dalla massa grassa insieme con lo zucchero e mettiamo i polveri. Farina integrale, farina 00 e lievito in polvere. Anche qui, quando i polveri sono stati assorbiti, ci fermiamo subito perché non dobbiamo attivare il glutine, se no diventa impasto elastico. Quello che ci vuole per la pasta sfoglia non vogliamo per la pasta frolla. Questa pasta frolla integrale, garantisco, se fate dei semplici biscotti per la colazione, sono buonissimi. Facciamo anche qui il famoso panetto, rettangolo, frigorifero per 2 ore, ovviamente sempre incartato nella pellicola, così non assorbe i cattivi odori nel nostro frigorifero. Due ore e andiamo avanti poi con la nostra l'antica. Ecco la nostra pasta frolla integrale, raffreddata, e adesso la tiriamo. Sempre a 3 mm per uno stampo di 18 cm di diametro, leggermente imburrata, sempre un po' di farina sopra e sotto. Il forno già caldo a 175 gradi perché inforniamo subito. Tagliamo la cadenza giusta del nostro stampo. E fotoriamo il nostro stampo, sempre con delicatezza.
appoggiamo negli angoli, togliamo tutta l'aria che c'è sotto, se no fa la famosa bolla, è il contrario che non è bello. La pasta frolla che è fuori dallo stampo la tagliamo anche con una semplice forchetta. Togliamo, perché la torta è bassa, togliamo 1 centimetro del bordo. Facciamo qualche buco per far fuori uscire eventualmente l'aria. Adesso basta mettere la confettura di lamponi e poi inforniamo. Versiamo dentro il nostro stampo. La cosa importante adesso è che deve essere appiattito uniformemente, così anche la frolla sotto cuoce alla perfezione. Così, e mettiamo in forno a 175 gradi per circa 20-22 minuti. Eccola, la nostra lenticchia, la base, pasta frolla integrale con la confettura di lamponi, cotto perfettamente. Facciamo raffreddare un'ora e poi facciamo la ganache e finiamo la nostra torta. La nostra lenticchia si è raffreddata, togliamola dallo stampo. Come vedete, cottura perfetta. Riempiamo adesso con la nostra ganache al cioccolato fondente. Avete già visto come si fa nelle ricette prima, ma la ricetta trovate nel ricettario in accademia. Fate attenzione che la ganache non fuoriesce dalla frolla. Questa è una delle torte più semplici e più buone che esistono, veramente. Lisciamo. Adesso la mettiamo in frigorifero per mezz'ora e poi è pronto per essere decorata. Ed ecco la nostra torta all'antica, mancano solo i lamponi. È molto importante quando utilizzate i lamponi di controllarli sempre bene, anche dentro nel buco, perché potrebbe esserci una goccia d'acqua che poi con l'umidità fa la muffa. È pronta, l'ultimo tocco, la cappa, ed ecco a voi l'antica con lamponi e cioccolato fondente. Guardate che bellezza, semplicità, bontà. Pasta frolla integrale, avete imparato anche qualcosa sulle diverse frolle, la ganache, la confettura di lamponi, lamponi freschi. E per non finire, la prossima torta è una rivisitazione della torta sacchera, semplice e leggerissima. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.